Campana, io conosco solo il bompresso, il trinchetto, gli oblò, il radar, il siluro e la mina. Conosce la mina? Allora deve far conoscere anche me, la prego, comandante. Ma perché lei non la conosce? Ah, no, guardi, scusi se glielo dico, sa, ma insomma io con lei mi eccito. Cosa? Raimondo Vianello fu una delle tante future personalità dello spettacolo che militarono nella RSI durante la Seconda Guerra Mondiale, come Walter Chiari, Marò della Decima Mas, Ugo Tognazzi delle Brigate Nere, eccetera, eccetera. Ma Mondaini è il nostro carissimo Vianello. Diventando poi anche lui uno dei più amati attori comici del dopoguerra, in coppia con la moglie, l'attrice Sandra Mondaini. Ma molti aspetti della sua militanza nella RSI durante la guerra sono tutt'altro che chiari, al contrario, ricchi di risvolti ancora oggi non noti. Tanto per cominciare, non si hanno notizie del suo servizio militare fino all'armistizio dell'8 settembre 1943. Ma tenendo presente che il suo anno di nascita è il 1922, avrebbe dovuto essere in servizio già dal 1941, quando aveva 19 anni, cioè all'entrata in guerra dell'Italia. Il dettaglio non è irrilevante, perché proprio a Rovereto, dove si arruolerà poi volontario nei bersaglieri della RSI a metà settembre 1943, avvennero dei fatti di sangue. All'annuncio dell'armistizio, i tedeschi intimano la resa ai bersaglieri del 120° Reggimento di Marcia, primo reparto in cui risulta arruolato Raimondo Vianello. Ne seguono degli scontri che causano diverse vittime da entrambe le parti. E qui arriva il primo mistero. Dov'era Vianello al momento dei fatti? E fu lui stesso coinvolto in questi scontri? Proprio da una sua testimonianza apprendiamo che il suo colonnello, comandante della piazza, il 12 settembre 1943 si dà alla fuga e mentre sale sulla sua auto ricolma di roba gli dice a bassa voce: «Vianello, si salvi chi può». Questo evento è la goccia che fa traboccare il vaso e lo spinge alla decisione di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, spinto da un senso di ribellione verso una situazione caotica e la mancanza di leadership dell'esercito italiano in quel periodo. Col tempo e la creazione ufficiale del nuovo esercito nazionale repubblicano, il suo reggimento è incorporato nell'8° reggimento. 2 dei suoi 3 battaglioni combattono sul fronte orientale contro i partigiani di Tito. E Vianello dove combatte? Da una ricerca condotta usando l'intelligenza artificiale risulterebbe qualcosa di davvero sorprendente, e cioè che nel 1945, poco prima della fine della guerra, Vianello sarebbe stato arrestato dai tedeschi insieme ad altri ufficiali italiani per presunte simpatie monarchiche o antifasciste. Dopo aver richiesto la fonte di questa informazione, la chat non è stata in grado di fornirla e quindi di confermare la cosa. Tutto chiarito allora, no? No, anzi, è proprio qui che il mistero si infittisce. Raimondo Vianello nasce a Roma il 7 maggio 1922 in una famiglia appartenente alla buona borghesia italiana. Ultimo dei 4 figli di Guido Vianello, ammiraglio della Regia Marina, proveniente da una famiglia di tradizioni marinare originaria di Pellestrina, quartiere litoraneo attualmente parte del comune di Venezia. La madre è Virginia Margherita Maria de Marchesi Accorretti, originaria di Loreto in provincia di Ancona e di antica famiglia nobile maceratese. Raimondo è cugino per parte di padre del poeta futurista veneziano Alberto Vianello, a sua volta padre del cantante Edoardo Vianello e nonno del giornalista Andrea Vianello. Raimondo aveva 3 fratelli maggiori: Roberto,
Lanfranco e Giorgio. A seconda degli incarichi che la Regia Marina assegnava al padre, la famiglia si trova a doversi spostare frequentemente. Uno di questi trasferimenti porta il giovane Raimondo a Pola, in Istria, dove il padre è preposto al comando della famosa Accademia Navale, fondata durante l'impero austro-ungarico. Qui Vianello trascorre parte della sua infanzia e adolescenza. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la famiglia si sposta a Trieste e poi ancora in Dalmazia, sempre per motivi di servizio del padre. Tornato a Roma, Raimondo Vianello frequenta il liceo ginnasio Torquato Tasso, nel quale fa la conoscenza di Vittorio Gassman. Dopo la maturità classica si iscrive alla facoltà di giurisprudenza all'Università della Sapienza, dove consegue la laurea senza mai esercitare però alcuna professione forense. A questo punto non si hanno più notizie certe su di lui. L'unica cosa che si sa è che la prima unità in cui risulterebbe appartenere è il 120° Reggimento Bersaglieri di Marcia, costituito il 15 luglio del 1943 sulle ceneri del glorioso 8° Reggimento, disciolto in Tunisia e trasformato in reggimento mobilitato. È composto da 3 battaglioni, il 3°, il 5° e il 12°, una compagnia comando ed una compagnia motociclisti. L'8 settembre i tedeschi intimano la resa, ma il 3° e il 12° battaglione sono divisi ed impegnati in servizi diversi che non consentono ai reparti vere azioni di guerra, mentre il comando del reggimento, le compagnie comando e motociclisti, insieme al 5° battaglione, sono in grado a Rovereto di mettere in atto il piano di difesa già predisposto. E sono questi reparti che, nella confusione e nello smarrimento provocato dall'improvviso annuncio dell'armistizio, rimangono saldi nelle mani dei loro comandanti e si oppongono con le armi alle truppe tedesche superiori in numero e in mezzi. Il 5° battaglione è messo in stato di difesa alla caserma Sant'Ilario, a sbarramento della strada Trento-Rovereto-Riva. La compagnia motociclisti assume la difesa della caserma Maffei, mentre la compagnia comando e il comando di reggimento alla casa della Gil. All'1:30 del 9 settembre un razzo bianco dà il segnale alle truppe tedesche per l'attacco simultaneo a tutte le caserme di Rovereto. Il primo attacco viene sanguinosamente respinto dal 5° battaglione e dalla compagnia motociclisti. Uguale sorte subisce l'attacco al comando di reggimento. I tedeschi, sorpresi dall'accanita resistenza dei bersaglieri, non rinnovano subito l'attacco, ma a causa delle perdite subite attendono il rinforzo dei carri armati Tigre tenuti fino allora in riserva nei pressi di Rovereto e con essi cercano di demolire i muri di cinta. Anche questi attacchi però falliscono con perdite da entrambe le parti. Dopo una pausa di circa un'ora, gli attacchi in forza riprendono solo contro il comando di reggimento. La lotta all'arma bianca e con le bombe a mano si protrae a lungo, fino all'esaurimento delle munizioni. Dopo aver combattuto con grande valore, il comando di reggimento viene alla fine catturato. Immediatamente i tedeschi rivolgono allora i loro attacchi contro gli altri 2 capisaldi. L'intervento decisivo dei carri armati, di nuove truppe d'assalto e gli incendi provocati dai lanciafiamme pongono fine alle ore 7:30 alla resistenza del 5° battaglione e della compagnia motociclisti. Le perdite tedesche sono gravi, come ammette lo stesso generale comandante le truppe d'attacco, ma anche il reggimento paga la resistenza con un alto tributo di sangue. Un ufficiale e 15 bersaglieri riposano nel cimitero di Rovereto. Questi i fatti. A questo punto sorge la domanda: dov'era Vianello al momento dei combattimenti? E fu egli stesso coinvolto in questi scontri? Oppure faceva parte dei battaglioni impegnati altrove? Non lo sappiamo.
Quello che è certo però è che all'8 settembre 1943 gli eventi della Seconda Guerra Mondiale avrebbero cambiato il corso della sua vita.